Questo video è sponsorizzato da Card Raider. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di 2 euro spendibile sul loro marketplace. Inoltre, grazie al nuovo sponsor Fantasia Store, con il nostro codice sconto SEA5 avrai diritto al 5% di sconto per i tuoi acquisti su tutti i prodotti non scontati presenti sul loro sito. Eccoci qui, cari naviganti, per proporvi un primer dedicato all'Outbreaker, proseguendo nella nostra disamina di un formato che ha raggiunto il riconoscimento della casa madre, premiando l'impegno dell'associazione no profit Magic Kids che lo ha ideato. Passiamo da una lista nei colori di Ymir a una che punta a quelli Radcos, con un viandante nella zona di comando decisamente atipico, ma non per questo meno potente e versatile, viste le abilità che ci offre, in particolare sul fronte dei discard effect. È però la signature spell a destare maggiore interesse perché, come andremo a vedere in questa disamina, si compone come elemento per valorizzare un'unica creatura, perfettamente in linea con le finalità di questo archetipo e con il nostro color pie. Questa volta vi parliamo di Angrat the Flame Chainer e Transmography. Viste le peculiarità del formato, nella zona di comando abbiamo un Planeswalker come comandante, con una signature spell che potremo castare solo quando avremo in campo il nostro Outbreaker. Già osservando il nostro Outbreaker ci accorgiamo di come il fuoco sia punire la mano di tutto il party, per un approccio al gioco punitivo, oltre a offrirci uno stile effect interessante, mentre con la signature spell avremo un buon gioco a mettere in campo una creatura specifica, perfetta per incrementare il divario di risorse tra noi e gli avversari. Iniziamo ad analizzare Angrat the Flame Chained, che al costo di 5 mana, 3 generici, 1 nero e 1 rosso, per 4 punti lealtà, ci offre 3 abilità attive, piuttosto particolari. L'abilità con il +1 recita: ogni avversario scarta una carta e perde 2 punti vita. Con il -3 abbiamo: prendi il controllo di una creatura bersaglio fino alla fine del turno, stappala, ha rapidità fino alla fine del turno, sacrifica all'inizio della prossima sottofase finale se ha un costo di mana convertito pari o inferiore a 3. Infine il -8 dichiara: ogni avversario perde punti vita pari al numero di carte nel proprio cimitero. La nostra signature spell invece sostituisce una nostra creatura in campo, magari anche rubata a un avversario, nell'unica presente nel nostro grimorio, Seer of Insanity, mettendola direttamente in campo così da lasciare tutti i giocatori senza carte in mano, valorizzando di molto l'impianto previsto per la nostra build. Con questa accoppiata abbiamo così gettato le basi per il nostro mazzo, ma il bello deve ancora venire, con le restanti 58. Con quanto offerto nella zona di comando da Angrat the Flame Chained e dalla sua signature spell Transmography, che punterà a mettere in campo Seer of Insanity a colpo sicuro, è chiaro che il nostro scopo principale è valorizzare il massiccio effetto di discard che otterremo da questa combinazione di carte. Per favorire le prime fasi, visti anche i costi delle nostre 2 carte principali, avremo con Davriel, Rogue Shadow Mage e Thief of Mind qualche elemento per far scartare uno o più giocatori, indebolendo le difese dei nostri avversari. C'è poi un pacchetto di incantesimi tra Liliana Scares, Megrib, Quest of Nile Stone, che infliggono danni in combinazione con l'ingresso di Seer of Insanity, dandoci modo di uccidere l'intero party in un solo colpo, senza neppure passare dalla combat. Per favorire l'ingresso del demone, con dei generatori di token come Dragon Fodder e Glenthorn Demolition, daremo dei bersagli papabili alla nostra signature spell, che andrà a colpo sicuro a sostituire una di queste pedine con la nostra finisher potenziale. E se la nostra unica creatura subisse late dei nemici o non fosse sufficiente a spezzare il gioco degli avversari, con qualche effetto di rianimazione tra Reanimate, Animate Death e Necromancy avremo modo di rimettere in campo questa mestizia, costringendo tutti a scartarsi l'intera mano. Per favorire questo piano, oltre a darci la giusta consistenza, useremo il meglio dei tutori a disposizione, con Demonic Tutor, Gamble, Imperial Seed e Vampiric Tutor, per darci la benzina necessaria a tenere testa a tutti i nostri avversari. Con quanto visto fin qui, il nostro Angrat the Flame Chained, in combinazione con Transmography, ci va a proporre un piano di gioco molto punitivo per gli avversari, ma non certo sufficiente a tenere testa a tutti senza le opportune contromisure. Con i colori a disposizione, che non brillano di ramp effect, useremo una serie di sassi, ben 8, tra che Insignet, Lotus Petal, Mox Diamond, Mox Tantalite e Tasman on Indulgence, per avere il prima possibile accesso al nostro duo nella zona di comando, senza subire troppo le ire degli avversari. Di certo ci doteremo del meglio sul fronte delle rimozioni, visto che il formato è veloce e pullula di creature, che potrebbero trovare campo libero per i nostri punti vita, ma qui non baderemo a spese tra Braid, Cut Down, Deadly Relic, Feed the Swarm, Lightning Bolt e Snuff Out a darci manforte. A questi grandi classici tra i più efficaci abbineremo 2 mestizie specifiche per il blu, Pyroblast e Red Elemental Blast, così da contrastare al meglio questo colore sempre molto presente nel formato. Infine, vista la nostra propensione a non puntare sulle creature con Damnation e Fight Covenant, vedremo di fare piazza pulita dei board troppo affollati, che potrebbero mettere in crisi il game plan, con in testa il nostro prezioso Outbreaker.
In un formato ancora non ben delineato, mentre appaiono chiari i mezzi e le finalità della nostra build, emergono alcune carte di contorno che possono veramente fare la differenza e che meritano un approfondimento a parte, viste le loro peculiarità. Con il nero a disposizione e una certa tendenza a svuotarci la mano con le nostre tech, la combinazione di Chain of Smog con Professor Onyx è ideale per una combo che si attiva con il cast compulsivo della magia indirizzata su di noi e l'abilità Magecraft del viandante per una win con alternativa sempre gradita. Come elemento per proteggere il nostro board, soprattutto se siamo in procinto di castare la nostra signature spell, Deflecting SWAT può essere una scelta preziosa, perché ci permette di interagire contro tutte quelle mestizie che il party ci potrebbe rivolgere contro, per spegnere la nostra chiusura principale. Per ottenere una creatura senza averla effettivamente tra le 58 potremmo considerare Cursed Mirror, che permette di copiare qualcosa in campo, oltre ad essere comunque un sasso capace di darci mana rosso, così da accelerare la nostra azione nel frattempo. Infine, per valorizzare gli strumenti che innescano il discard agli avversari, avremo Waste Not perfetta, sia per avere pedine sacrificabili, ma soprattutto mana aggiuntivo, così da accelerare ulteriormente la nostra azione, riuscendo così a imporre il nostro gioco prima del previsto. Visto il potenziale offerto da questo Breaker e dai suoi colori ricchi di magie molto potenti, potremmo, senza grossi sforzi, abbinare una signature spell differente nella nostra zona di comando, così da variare anche di molto l'assetto della lista. Per un approccio più neutro, senza puntare esclusivamente ad effetti di discard, potremmo inserire Angrath's Rampage nella zona di comando, così da avere una magia flessibile, sempre pronta a rispondere alle mestizie avversari, in primis ai Planeswalker, fulcro della strategia di tutti i nostri avversari. Se invece vogliamo scombinare il gioco del party con un effetto divertente e imprevedibile, con Sazevil Spotlight, potremo scambiare creature, magari poco significative, con le bombe di un nostro avversario, per un gameplay spumeggiante dove proverà di certo il divertimento. Queste sono solo alcune delle scelte possibili, ma mai come in questo caso, con una diversa signature spell si può cambiare l'assetto del nostro mazzo, anche in profondità, per un deck building sempre diverso e intrigante, anche solo con pochi accorgimenti mirati. Siamo arrivati al termine di questa disamina che vede nella zona di comando questa Breaker Angrath the Flamechained con la sua signature spell Transmography per un gameplay in puro stile Rakdos per gli amanti del controllo, anche senza passare necessariamente dal blu. E se volete saperne qualcosa di più sull'Outbreaker, restate sintonizzati sul nostro canale o fate un salto all'associazione no profit Magic Kids, creatrice del formato, che cerca, grazie a questo progetto e a Magic in generale, di aiutare i bambini in difficoltà. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.